Era un gioiello di ingegneria navale, un hotel a 5 stelle che galleggiava sul mare. Lo consideravano inaffondabile. Eppure, in una notte buia e tempestosa al largo della Sicilia, è stato letteralmente inghiottito dalle onde in meno di 20 minuti. 7 persone, che si erano addormentate credendosi al sicuro, non si sono mai più risvegliate. Ma cosa ha trasformato questo sogno da 30 milioni di sterline in una tomba d'acqua? E come è possibile che sia successo così in fretta? Oggi analizziamo le prove, le perizie e le testimonianze per ricostruire, passo dopo passo, una delle più grandi e misteriose tragedie della nautica moderna. L'alba del 19 agosto 2024 è una data che rimarrà impressa nella storia della marineria. Al largo di Porticello, vicino a Palermo, il Bayesian, un gigante a vela di 56 metri costruito dai prestigiosi cantieri Perini Navi, era all'ancora. A bordo c'erano 22 persone, tra cui il proprietario, il magnate della tecnologia Mike Lynch, e sua figlia diciottenne, Hannah. Lynch stava festeggiando con amici e familiari la sua recente assoluzione in un processo milionario negli Stati Uniti. Erano persone abituate al lusso e soprattutto alla sicurezza che una fortezza galleggiante come il Bayesian avrebbe dovuto garantire. Invece, una tempesta perfetta di eventi, tra la furia della natura e forse alcune decisioni umane, ha portato all'impensabile. Per capire come sia potuto succedere, dobbiamo prima conoscere il vero protagonista di questa storia, il Bayesian. Non era una barca qualunque. Varato nel 2008, era un capolavoro di tecnologia e design. Famoso per il suo albero maestro in alluminio di 75 metri, all'epoca il più alto del mondo, il suo profilo era semplicemente maestoso. Ma quella stessa caratteristica rappresentava una sfida ingegneristica non da poco, specialmente per la stabilità. Noleggiarlo costava fino a 200.000 euro a settimana. Era equipaggiato con una chiglia mobile basculante, un dispositivo geniale che, abbassandosi, aumentava la stabilità quando si navigava a vela. Gli interni erano un tripudio di lusso e i sistemi di sicurezza erano all'avanguardia. Sulla carta era una fortezza progettata per dominare i mari. Allora, cos'è andato così terribilmente storto in quella notte? Era ancorato a circa mezzo miglio dalla costa di Porticello. A poche decine di metri si trovava un'altra imbarcazione, il veliero olandese Sir Robert Baden-Powell. Un dettaglio che si rivelerà fondamentale per capire la dinamica degli eventi. Secondo le ricostruzioni degli investigatori britannici del MIB, Marine Accident Investigation Branch, le previsioni meteo indicavano possibili temporali con forti raffiche. Verso le 3:55 del mattino, l'equipaggio, vedendo la tempesta avvicinarsi, è salito in coperta per chiudere tutto. Il vento ha iniziato a soffiare sempre più forte, colpendo la barca sul lato sinistro, che ha cominciato a sbandare e a trascinare l'ancora. Pochi minuti dopo, alle 4, il comandante, James Cutfield, è stato svegliato. Alle 4:06 è successo l'incredibile. Una raffica di vento di una violenza inaudita ha colpito lo yacht. In meno di 15 secondi, il Bayesian si è inclinato di 90 gradi, sdraiandosi su un fianco. Il rapporto del MIB descrive scene apocalittiche. L'acqua ha iniziato a entrare a fiumi. Nel caos, alcuni sono riusciti a usare i mobili come una scala improvvisata per fuggire, mentre altri sono rimasti intrappolati, salvandosi solo grazie all'aiuto di chi era già fuori. In meno di 20 minuti, lo yacht si è inabissato, sprofondando a quasi 50 metri di profondità. I primi a prestare soccorso sono stati proprio i marinai del vicino Sir Robert Baden-Powell, che con un piccolo tender hanno recuperato i primi naufraghi tra le onde. Alla fine il bilancio è stato terribile: 15 persone salvate e 7 vite perdute, intrappolate nello scafo. Come ha fatto un colosso del genere a capovolgersi e affondare in un lampo? Le indagini hanno rivelato un mix letale di maltempo estremo, possibili vulnerabilità tecniche e una catena di decisioni umane. L'ipotesi principale è un fenomeno chiamato downburst. Non è una semplice tromba d'aria, ma una potentissima colonna d'aria fredda che precipita da una nuvola e, schiantandosi sul mare, scatena venti orizzontali a velocità spaventose, anche oltre i 160 km/h. Gli esperti del Met Office britannico hanno confermato che quella notte c'erano le condizioni per raffiche fino a 87 nodi, una forza più che sufficiente a causare il disastro. Ma c'è un dubbio. Perché un evento così devastante ha colpito solo il Bayesian, lasciando quasi indenne il veliero olandese a pochi passi?
Questa domanda ha spinto gli investigatori a cercare altre risposte. Ed è qui che l'inchiesta si complica. Il rapporto del MAIB ha svelato una verità sconcertante. Il Bayesian aveva un angolo di stabilità evanescente di circa 70 gradi. In parole semplici, se si fosse inclinato oltre quell'angolo, non sarebbe più stato in grado di raddrizzarsi da solo. I calcoli hanno mostrato che una raffica superiore a 63 nodi era sufficiente per ribaltarlo, soprattutto a causa dell'enorme vela invisibile creata dal suo imponente albero. La cosa più tragica, questa vulnerabilità non era chiaramente indicata nel manuale di stabilità della nave, lasciando l'equipaggio all'oscuro del pericolo mortale che stavano correndo. Si sospetta che l'acqua sia entrata velocemente dalle grandi prese d'aria della sala macchine. Secondo il rapporto, sarebbe bastata un'inclinazione di 42 gradi per permettere all'acqua di invadere lo scafo da lì, il che spiegherebbe un affondamento così rapido. Il recupero del relitto, iniziato a maggio 2025, non ha mostrato falle evidenti nello scafo, rafforzando l'idea che l'allagamento sia avvenuto dall'alto. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per naufragio e omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il comandante, il marinaio di guardia e l'ufficiale di macchina. Le domande al centro di tutto sono poche e precise. Perché la deriva era sollevata? Con la chiglia mobile su, la stabilità della barca era molto più bassa. Ancorare così è una pratica comune per ridurre il fastidioso dondolio, ma ha reso il Bayesian una preda facile per il vento. Perché i motori non sono partiti in tempo? Avviare i motori del Bayesian non era come girare la chiave di un'auto. La procedura richiedeva tempo. Sembra che il comandante abbia dato l'ordine appena svegliato, ma la tempesta potrebbe essere stata troppo rapida, non lasciando il tempo materiale per accendere i motori e manovrare controvento. La scelta dell'ancoraggio era giusta? Qualcuno da terra ha definito quel punto come esposto, ma la decisione finale spetta sempre e solo al comandante. Quello che emerge non è un singolo errore, ma una catena di procedure standard e decisioni prese sotto una pressione incredibile, che hanno involontariamente apparecchiato la tavola per il disastro. Nonostante i progressi, restano ancora delle domande. Il recupero del relitto, concluso a fine giugno 2025, permetterà finalmente di analizzare lo scafo in ogni sua parte. La fiancata destra, rimasta per mesi appoggiata sul fondale, potrà essere ispezionata. Le teorie più fantasiose, come sabotaggi o attacchi informatici, sono state scartate dagli investigatori perché prive di qualsiasi prova. Il vero mistero non è chi, ma come sia stato possibile che tutte le barriere di sicurezza, sia tecnologiche che umane, abbiano fallito tutte insieme, nello stesso momento. La procura dovrà stabilire se c'è stata negligenza, imprudenza o imperizia. L'affondamento del Bayesian non è la storia di un solo errore, ma di una tragica e fatale convergenza. Un fenomeno meteorologico estremo ha colpito una nave con una debolezza strutturale nascosta, trovando un equipaggio costretto a gestire una crisi imprevedibile in una manciata di secondi. Questa tragedia ci insegna una lezione fondamentale. Nessuna nave, non importa quanto lussuosa o tecnologicamente avanzata, è davvero inaffondabile. La sicurezza in mare è un equilibrio fragile tra ingegneria, procedure e la capacità umana di prendere la decisione giusta quando ogni secondo conta. Il nostro pensiero va alle 7 vittime e alle loro famiglie, che ancora oggi aspettano risposte. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.